Vi avevo detto che il video precedente sarebbe stato l'ultimo nei parchi a tema europei. Mentivo. E la Madonna come piove! Aiuto, c'è un dissennatore! Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo, freddo, piovoso video. Oggi ci troviamo in Polonia, precisamente a Zator, ancora più precisamente ad Energylandia. E come vedete dalle mie condizioni c'è un freddo incredibile. Ma non solo c'è freddo, sta anche piovendo tantissimo. Quindi oggi faremo tutte le attrazioni che offre questo parco, tutti i coaster con la pioggia. Questo parco è un parco abbastanza grande perché dovrebbe essere circa 260.000 metri quadrati e ci sono circa 56 attrazioni e 13 coaster che sono quelli che andremo a fare oggi. Gli obiettivi di oggi sono Zadra, che è un coaster ibrido, Abyssus, che è un coaster con un doppio lancio magnetico, e Hyperion, che è tipo Silver Star di Europa Park ma è molto più potente. Però dato che adesso piove, c'è un freddo incredibile, io direi, dato che lì davanti a me c'è un cinema 7D, di andare a provare 7D, che poi non lo so quante D vogliono mettere. Comunque andrei a provare questo cinema. Darelli, c'è il freno a mano anche. Dopo questo cinema prometto che non dirò mai più che il cinema di Gardaland fa cagare. Una roba così trash non la vedevo dall'Haunted Mansion di Phantasialand. Questa ha vinto come attrazione peggiore della storia. Qui ad Energylandia c'è un'attrazione che si chiama Speed. Non è quella che devi fare la tua identità digitale, ma è identica a quella che abbiamo noi a Mirabilandia di Vertical. Però il tracciato secondo me è diverso. Non mi ricordo. C'è freddo? Un'altra cosa molto interessante che fanno qui ad Energylandia, che secondo me dovrebbero fare in tutti i parchi, è il fatto che ti controllano. Vedete che io ho già la GoPro pronta per registrare il POV. Prima di entrare, se voi date la vostra attrezzatura alla security, loro ti controllano la GoPro e se la valutano sicura ti attaccano un adesivo per informare il personale che tu puoi utilizzare la videocamera sulle attrazioni perché la tua attrezzatura è sicura. Dopo il cinema 7D, giusto per aprire le danze con una pioggia incredibile e un diluvio universale, direi di fare lo spinning coaster che si chiama Viking, giusto per iniziare un po' a bagnarci, che siamo già praticamente completamente fradici. C'è il sedile completamente bagnato. Ragazzi, in questa attrazione ci si bagna! È comodo il sedile, Comodissimo. Dopo ragazzi andiamo a fare l'inverted. No, l'acqua nel sedere, no! Oh, sei pazzo! Aia che botta! Aia la schiena! Aia che botta! Dove va? Aia! Madonna ragazzi, che legnate questo spinning coaster, questo Viking. C'è anche una drop tower che però non andremo a fare perché si vede che il drop non è che sia un gran drop e poi non è neanche tanto alto secondo me. Ci sono anche ovviamente delle attrazioni d'acqua tipo questa, che però ovviamente non faremo perché cioè cosa facciamo, le attrazioni d'acqua oggi? Ma dai, no! Oggi dobbiamo fare i roller coaster con la pioggia. Tra l'altro adesso che stiamo iniziando a fare i coaster, vi volevo dire come funzionano gli armadietti qui ad Energylandia. Ci sono degli armadietti in cui voi potrete lasciare gli zaini per poi riprenderli dopo ovviamente alla fine dell'attrazione. Non dovete fare altro che prendere un braccialetto ad una macchinetta lì vicino agli armadietti che costa 7 zloty, che dovrebbe essere tipo 2,50 €, una roba del genere. Con questo braccialetto voi lo scannerizzate e vi aprirà un armadietto nel quale potrete mettere lo zaino e ovviamente questo braccialetto vi varrà durante tutta la giornata in ogni attrazione. Adesso andiamo a fare un inverted coaster che tra l'altro è davanti a Zadra, che è quello là Zadra. Adesso facciamo questo che è costruito dalla Vekoma, quindi potrebbe essere una roba simile al Blue Tornado, però spero sia tenuto un po' meglio perché se vibra come il Blue Tornado mi sa che torniamo a casa devastati. Mi è già arrivata una goccia in bocca. Madonna, ma cos'era? Una cascata! Oh, aiuto!
fantastico, ho sempre paura di sbattere i piedi, ma sono bagnatissimo, ma dai! Non ha niente a che vedere ragazzi con Blue Tornado, è assolutamente iper mega fluido, questo è perfetto. È inutile ragazzi, alcuni coaster vanno fatti davanti, alcuni vanno fatti dietro. Questo qua, Mayan l'abbiamo fatto sia davanti che dietro, prima e ultima fila, quindi proprio gli estremi, e questo va fatto dietro, perché davanti, a parte che si sente molto meno l'adrenalina, perché la discesa iniziale la senti probabilmente metà, ma ha dato un po' più fastidio che dietro, a livello anche di giramenti di testa alla fine della trazione. Forse il temporale si sta un attimo calmando, però non ne sarei così sicuro. Oggi si mangia cinese. Abbiamo preso 3 porzioni di noodle con una porzione di ravioletti e abbiamo speso 100 zloty. Ciò significa 21 euro in 3, quindi abbiamo speso praticamente niente. Porca, come sta, ragazzi, sta piovendo troppo. Cioè, una cosa che odio sono le scarpe bagnate e ecco, per farvi capire, giusto per farvi capire. Comunque qua ragazzi siamo andati dentro il cinema 4D, stiamo prendendo adesso il caffè, siamo andati a ordinare, siamo andati in fila sulle attrazioni e assolutamente non è necessario indossare la mascherina perché nessuno, cioè in teoria sarebbe necessario, però nessuno ci ha detto niente, mettiamola così. Nessuno la porta. Esatto, nessuno la porta. Guardalo là in fondo, tra le nubi, tra l'apocalisse, 77 metri di pura potenza. Andare a fare Abyssus, c'era un altro launch coaster da fare qui ad Energylandia che si chiama Formula e basta, credo, non so se Formula 1. Dovrebbe essere un mini launch coaster perché raggiunge gli 80 km/h con un loop. Questa è la zona, questa è l'area, questa è Formula, intanto che siamo qua lo facciamo. Non siamo riusciti a prendere la prima fila. Thank you. Ah, nell'occhio preciso! Ai 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 ai! Che male. Abbiamo fatto anche Formula e non accenna a fermarsi la pioggia, quindi ora direi che è arrivata l'ora di Abyssus. E Formula devo dire che è un coaster molto carino, tranne per il fatto che mi è entrata una goccia precisa nella pupilla tipo proiettile che mi ha distrutto l'occhio, però devo dire molto fluido, molto carino, sicuramente se venite qua un'attrazione da mettere nella vostra lista. Questa nuova zona qui Aqualantis di Energylandia è tematizzata molto bene, molto bella. Non è ovviamente ai livelli di Rookburg, perché Rookburg è veramente al top nel mondo secondo me, però è comunque molto ben tematizzata. Ma che figata, ma si vede che è nuovo, bellissimo. Non ci sono protezioni qua su Abyssus, è così? No, è così. Arriva! 3, 2, 1! Bravi, bello fluido. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi impareremo a cucinare gli spaghetti al pomodoro. Cioè questa musica no copyright. Sentila. È uguale. Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo tutorial. No, ma guarda, ma questo mi faceva una gola incredibile. Abbiamo fatto Abyssus e devo dire che è uno dei coaster migliori finora che abbiamo fatto, perché è assolutamente fluidissimo. Il primo lancio non è niente di che, ma devo dire che anche il secondo lancio non è niente di che. Dovrebbe arrivare circa a 100 km/h se non sbaglio. Un'attrazione molto divertente perché è fluidissima, è sicuramente una delle più belle attrazioni che ci sono qua. Adesso però, dato che si è calmata un po' la pioggia, speriamo rimanga così, andiamo a fare Zatra.
ragazzi, è arrivato il momento di provare sotto la pioggia anche Zadra, il coaster ibrido. È ibrido perché è fatto metà di legno e metà in acciaio, e pensate che ha una discesa di 90 gradi, quindi voi praticamente scenderete in verticale verso il suolo. Non vedo l'ora di provarlo perché sarà molto interessante. Non ho mai provato un hybrid coaster, sarà molto interessante confrontarlo con Wudan, perché questo, essendo ibrido, va un pochettino più veloce di Wudan, perché Wudan dovrebbe essere circa 100 km/h, questo invece fa i 121 km/h. Zadra si trova all'interno dell'area Dragon Zone qui ad Energylandia, che devo dire tematizzata molto bene. L'unica cosa che è un problema che stiamo ritrovando in vari parchi è la musica. Ragazzi, la musica è troppo alta. E la Madonna come piove! Porco Zinda! Ma non pioveva così prima! Ma che cazzo è? Perché? Merda se piove! Apri gli occhi! Porco! Cazzo che male! Ma tu sei pazzi! Che ridere! Sono sbudellato dalle risate perché quando siamo saliti e abbiamo scollinato era tutto normale, ma quando ha iniziato a prendere velocità la pioggia si è trasformata in sassi e ho dovuto fare tutta l'attrazione così, quindi io praticamente non ho visto l'attrazione, la starò vedendo con voi adesso in questo momento e non ho idea di come sia. L'avevamo già fatto stamattina, quindi vedrete un POV front pieno di pioggia, perché stamattina l'abbiamo fatto ma con gli occhi chiusi. Siamo riusciti a farlo con gli occhi aperti e ragazzi devo dire che è tanta roba, perché tenendo gli occhi chiusi l'attrazione non dico che perde, però non te la godi ovviamente. Non è bella come Wudan di Europa Park, però è bella. E adesso è arrivata l'ora di andare a provare Hyperion. Comunque questa zona mi ricorda tanto il Luna Park, perché ci sono delle attrazioncine, appunto, a parte il di Vertical là dietro, che però ci sono attrazioncine che ricordano un po' il Luna Park. Tra l'altro questo parco offre un water park che oggi ovviamente non faremo perché la massima credo sia di 16-15 gradi, quindi non credo sia la giornata ideale per andare al water park. Se volete venire qua sappiate che all'interno del parco, compreso nel vostro biglietto di ingresso, avete anche un water park, quindi nel caso portatevi un costume da bagno. Comunque ragazzi, mi sono accorto adesso che vi ho fatto vedere tutto sto water park qua, che gli scivoli vanno, cioè giustamente sono aperti perché magari uno pazzo vuole fare una scivolata in questo water park, quindi stanno tenendo gli scivoli accesi. Comunque adesso ragazzi è arrivato il momento di andare verso Hyperion. Mi correggerete voi nei commenti sicuramente perché non me li ricordo mai. Comunque l'Hypercoaster di Energylandia è alto 77 metri, confronto a Silver Star che era 73 metri, e la velocità massima è di 142 km/h in confronto a Silver Star 132, credo, Silver Star 130 km/h, una roba del genere. Quindi va più forte ed è più alto. Spero questo di riuscire a farlo almeno con gli occhi aperti, perché comunque adesso sta piovendo. Anche qua comunque l'altezza 1,95, occhio a non crescere troppo perché poi le attrazioni non si fanno, Ah, è comodissimo! Ma sembri un anno del Signore degli Anelli! No, io mi sto cagando addosso. Ah, questo video è dedicato a tutti i parchi italiani, quando piove chiudono tutto! Che male!
Merda! Adesso sì che sembri un ognomo. Sembri un ognomo veramente adesso. La prossima volta porto gli occhialini, eh. Abbiamo appena finito Hyperion e sta iniziando a diluviare. Non che quando siamo saliti non diluviasse, però comunque, come ho detto, la trazione raggiunge i 142 km/h, quindi anche della pioggia normalissima a 142 km/h. Vi assicuro che sulla faccia sono tipo dei mini proiettili, cioè come se praticamente vi metteste nei giochi quelli delle giostre, no? Però al posto dei bersagli dove c'è la gente che spara, vi beccate voi pallini in faccia. Ecco, più o meno l'effetto è quello lì. Comunque io credo, perché praticamente non l'ho vista, molto adrenalinica, e la discesa che non dovrebbe essere 90 gradi ma secondo me 85, però vi assicuro che quando scendi vi sembra di cadere in avanti. L'abbiamo fatto 2 volte, perché come avete visto oggi l'affluenza non è tantissima. Abbiamo fatto 2 volte, una davanti e una dietro, e quella davanti è stata veramente una ride molto fluida, mentre quella dietro io ho sentito coaster tremare tantissimo, e infatti probabilmente l'avrete visto dalla mia faccia. Quindi ragazzi, ovviamente adesso che abbiamo appena finito Hyperion, usciamo dal parco, ha smesso di piovere, giustamente. Abbiamo pagato il parcheggio e giusto volevo solo dirvi che abbiamo pagato, ci sono dei totem lì all'ingresso del parco in cui voi potete pagare tranquillamente il parcheggio con la carta di credito, che costa 10 zloty, che sarebbero circa 2 euro. Quindi ragazzi, Energylandia è un parco giovanissimo che ha già tanto da dire. È bello, è un bel parco. Per quanto costa, perché costa veramente pochissimo entrare qua, costa circa credo 30 euro se trovate degli sconti in giro, ovviamente, se no costa un pochettino di più. Per quello che offre, quindi water park e una miriade di coaster, direi che è un parco che assolutamente merita una visita, soprattutto se siete appassionati appunto di montagne russe. Purtroppo, come avete visto, non abbiamo trovato una giornata ideale per visitare Energylandia, però io spero comunque che il video vi sia piaciuto, e mi raccomando, se è così come al solito, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. E detto questo, io vi do l'appuntamento alla settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao! Cosa ci fa una scarpa in mezzo a questo parcheggio?